Abbiamo perso il derby, purtroppo. Milan 3, Inter 2, i gol di Marcelo Brozovic che illude l'Inter nel primo tempo, Rafa Leao con Giroud e di nuovo Leao, i 3 gol del Milan, e poi Dzeko all'ultimo riaccende un po' le speranze dell'Inter, forse l'unico che salverò in questa serata veramente brutta dell'Inter, ha dato la scossa e poi però ci siamo di nuovo afflosciati. In mezzo 45 minuti abbondanti di Inter totalmente assente, atteggiamento veramente imbarazzante nel mezzo della partita. Ancora una volta subiamo gol, ma soprattutto subiamo il contraccolpo psicologico da parte di un avversario che invece ha fatto della supponenza e anche del carattere comunque la loro forza, perché loro ci hanno messo dentro più cattiveria agonistica, anche più voglia di vincere, possiamo dire così, ad un certo punto, perché ci hanno messo sotto in tutta la parte centrale della partita. Regalare un tempo e qualcosa in più alla squadra campione d'Italia non può che portarti alla sconfitta. L'Inter che forse nel finale ha avuto anche un attimo di forcing una volta accorciate le distanze per cercare di andare a pareggiare, un pareggio che comunque non avrebbe meritato, secondo me. Una sconfitta pesante perché la seconda sconfitta in 5 giornate di campionato è veramente troppo per voler ambire allo scudetto, e soprattutto è la seconda sconfitta contro 2 avversarie al di sopra del livello delle altre con cui abbiamo vinto. Quindi oggi veramente male, soprattutto a livello di condizione fisica, di cattiveria, di voglia e di distanze tra i reparti e di lettura anche della partita probabilmente. Simo? Ma ribadisco quello che ho detto al fischio finale, il Milan è più forte dell'Inter, non c'è niente da dire. Il fatto che tu abbia dei valori tecnici che in alcuni singoli sono superiori non conta nel momento in cui ti sciogli come neve al sole alla primissima difficoltà e ti rianimi solo quando fai il gol, perché alla fine anche prima del gol l'Inter non ha fatto nulla. Doveva rientrare nella ripresa dopo aver vissuto 20 minuti di agonia dopo il gol subito, con la cattiveria e l'aggressività che l'Inter meritava di dover mettere in campo. Siamo rientrati ancora con l'encefalogramma piatto, abbiamo preso 2 gol, uno più ridicolo dell'altro, e lì devo ancora capire come si faccia a prendere 2 gol come il secondo e il terzo che abbiamo preso. Facciamo il gol del 3-2, da lì sì, poi per 10 minuti ci rianimiamo, per 10 minuti, perché minuto 66, minuto 77 più o meno, e alla fine il Milan vince perché è più forte. Non forte nel senso tecnico, forte nel senso completo, mentale, fisico, di coraggio, è più forte. Non è che cioè, derby del 2-1 l'anno scorso, derby del 3-2 quest'anno. La gestione mentale del Milan è stata la squadra campione d'Italia. La gestione mentale dell'Inter è stata la squadra che per la prima volta si approccia ai piani alti della classifica e cerca di capire come arrabattarsi nell'arrivare lì in alto. Non da Inter ex scudettata, ma pure Inter da seconda in classifica. Proprio no. Non è questo l'atteggiamento di una big. Purtroppo è la stessa sensazione che ho avuto io, da una squadra in cui, ripeto, fatico veramente a salvare qualcuno in questa prestazione. Forse Dzeko, l'unico che, come dicevamo, ha dato la scossa, ma ci son tante cose che non hanno funzionato oggi. Anche la difesa, sì, vedo tante critiche ad Inzaghi che sono giuste, perché anche Inzaghi, secondo me, deve dare quel carattere che l'Inter oggi non ha dimostrato per tanti motivi, e quindi le colpe assolutamente vanno date per questa partita qui, ma in campo poi vanno i giocatori, e io ho visto una difesa totalmente imbambolata. Abbiamo preso 3 gol, uno peggio dell'altro, tutti che nascono sostanzialmente da errori nostri. Il terzo, quello di Leao, nasce anche da un calcio di punizione fischiato su Tonali totalmente inesistente, all'interno di una partita in cui io francamente fatico sempre più a capire o comunque a rispettare l'atteggiamento di questa squadra. Simulatori, aggressivi, hanno incattivito la partita fin dall'inizio girandosela dalla propria parte, degli atteggiamenti veramente vergognosi, da Theo Hernandez a Tonali, lo stesso Leao nel finale, delle cose che francamente mi fanno proprio ribollire il sangue. Ma dicevo la difesa, Simo, i 3 gol presi, l'ultimo soprattutto è un manifesto di una dormita colossale di tutta la squadra. E aggiungo un'altra cosa: la differenza poi alla fine purtroppo l'ha fatta ancora una volta anche il portiere, perché dall'altra parte loro, sappiamo, hanno un portiere fortissimo. Il tiro di Cialanoglu alla fine
sarebbe stato anche un gran gol, perché Çalhanoğlu ha fatto il possibile per metterla sotto il 7 praticamente, e ci è arrivato con la manona. Dall'altra parte io non voglio essere troppo cattivo con Handanovic, però se io vado a vedere che mi sorprendo quando arriva una parata, non può più essere normale questa cosa. Poi anche oggi magari su 3 gol non avrà responsabilità, probabilmente chi capisce meglio del ruolo del portiere potrà smentirmi e dire che non ha responsabilità su nessun gol. Potrebbe essere, però comincio a faticare a difendere un qualcosa che mi sembra abbastanza evidente. Ogni volta che che la palla va nello specchio della porta è gol. Ha fatto una parata all'inizio su Rafael Leao, una buona parata, ma niente di clamoroso. Poi per il resto ogni palla nello specchio è un gol. Possibile che solo gli avversari dell'Inter fanno il tiro perfetto ogni volta? Non lo so. È una cosa sulla quale bisogna ragionare veramente in maniera importante. Sì, ma cioè, i 2 gol, il secondo e il terzo, sono una roba che non vedi nemmeno in Serie B. Cioè, sono incommentabili dal primo all'ultimo giocatore coinvolto in queste 2 azioni. Io capisco magari anche la condizione fisica, adesso non lo so, non sono nel corpo dei ragazzi, però, e capisco anche che Leao sia fortissimo, tutto quello che vogliamo, ma il terzo gol, cioè, parte da fermo ed Evra e Bastoni lo guardano, come se avessero i chiodi sotto la scarpa che li incollano al tappeto. Il secondo nasce da una rimessa dove Leao riceve da solo, senza grosse pressioni, poi ne arrivano 3, riesce a metterla in mezzo, le belle statuine nell'area piccola, a guardare Giroud che la gira a 1 all'ora e la palla va dentro. Cioè, perché poi la perdi per l'aspetto mentale, è evidente, perché se prendi il primo gol e poi sparisci fino al 65esimo, è chiaro che la perdi lì. Però questi episodi qui, a prescindere dalla mentalità, non puoi subirli quando scendi in campo con Skriniar, De Vrij, Bastoni, Handanovic. Quindi voglio dire, allora i problemi sono veramente seri, se oltre all'aspetto mentale c'è anche una difesa che sembra aver disimparato a giocare a calcio, fondamentalmente. Poi sul portiere, vabbè, è come sparare sulla Croce Rossa, ormai lo sappiamo. Però è così. Simo, ti chiedo, per cercare di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, anche se oggi è veramente difficile. Diciamo che poi adesso siamo a caldo, proprio subito dopo la fine della partita. È molto difficile analizzare lucidamente, ma noi cerchiamo sempre di farlo per essere il più oggettivi possibile e per poter dare lo sguardo più ampio possibile. Devo dire, la prima parte di gara è stata una prima parte intelligente. Poi c'è stata la fase centrale di totale blackout. Alla fine, quando non avevamo più nulla da perdere, c'è stata la reazione. Qualcosina abbiamo creato in maniera forse un po' troppo confusa e anche un po' troppo frenetica. Diciamo che ci ha anche provato l'Inter a pareggiare, perché comunque con Çalhanoğlu ci sei andato vicino, qualcosina hai creato lì in mezzo, però è oggettivamente troppo poco. Non so se tu hai qualcosa da segnalare a livello di occasioni, di come si è svolta la partita. No, la partita si è svolta in maniera molto lineare, nel senso che primi 25 minuti di un Inter che non è che crea 100 occasioni, però sembra davvero aver azzeccato la partita, perché sembra funzionare tutto. Trovi anche un gol su un'azione costruita bene, dove dialogano in 3 in 4. Fino al 25esimo va tutto bene, poi sbagli un pallone in fase di costruzione da un giocatore che secondo me stava facendo molto bene come Çalha, prendi un gol, vabbè, nel senso capita, ovvio che fa incazzare, capita. Dal 28esimo minuto gol di Leao al 66esimo minuto gol Dzeko, i giocatori dell'Inter sembrano fantasmi. Disimparano a giocare, distanze tra le parti lunghissime, non prendi più una seconda palla, gli attaccanti che fino a un attimo prima dialogavano bene non si trovano più e l'Inter di fatto scompare dal campo, il Milan invece spinge, ha delle discrete occasioni ed è un affare andare all'intervallo sull'1-1, ti dicevo anche prima. E poi si riapre la ripresa, in 5 minuti prendi 2 gol, ricordando quasi il derby dell'anno scorso, se non fosse che qui sono il 2 e il 3-1, quindi già ti metti nelle condizioni di averla persa sta partita. Poi Dzeko, il pippone che ci dicevano in estate, la riapre e entra in campo con gli attributi seriamente. E da lì ai 12 minuti di Inter, porca miseria, di Inter, non è che c'è da aggiungere, di Inter, 10 minuti di Inter, dove hai anche altre occasioni, Maignan fa delle parate importantissime. Poi dal 77esimo, 80esimo il ritmo cala, ci sono i cambi, loro giustamente anche perdono tempo e così via,
e a parte un paio di situazioni nel finale poi non succede più nulla. Ma ripeto, cioè, una squadra che vuole giocare per il titolo non può farsi guidare dall'episodio. Episodio negativo, sparisco dal campo, episodio positivo, ritorno fuori. No, una squadra che vuole arrivare lì deve essere mentalmente sempre in partita. E questa è la cosa Sì. inaccettabile che invece il Milan dimostra di avere. Per questo io prima dicevo è più forte. Tutto qua, secondo me. Sì, ma è comprensibile e sono anche d'accordo. Loro hanno dimostrato quell'entusiasmo, quella foga, anche quella voglia di lottare in più che noi invece non ci abbiamo messo. Quindi io chiudo questa clip adesso in una maniera molto semplice. Adesso dobbiamo subire gli sfottò ed è giusto così, perché ci hanno battuti, lo hanno fatto meritandolo e quindi dobbiamo in silenzio accettare gli sfottò, però ci era stato detto che tutti quanti erano arrabbiatissimi per quello che era successo l'anno scorso. Oggi in campo io non ho visto quella voglia di ribaltare il Milan dell'anno scorso e quindi adesso è il momento di fare scelte forti, di assumersi tutte le responsabilità dal mister, che non si può essere sempre così troppo legati alla stessa idea di calcio. Bisogna provare a cambiare, bisogna farlo con coraggio. Giocatori, i singoli, da Barella mi aspetto molto di più, da Bastoni mi aspetto meno incertezze, più cattiveria agonistica, meno disattenzione, ha rischiato di fare un fallo da rigore super ingenuo su Messias che non deve esistere. Mi aspetto che cresca Brozovic anche oggi, poi ad un certo punto pensavo che non era più in campo, invece c'era ancora. Lo stesso De Vrij, Skriniar, tutti quanti. Mi aspetto molto di più da tutti, soprattutto da quelli che hanno degli ingaggi importantissimi e devono assolutamente giustificarli portando le prestazioni ad un livello più alto. Quindi mi aspetto molto molto di più e mi aspetto una reazione. Poi condizione fisica, quando entreremo in condizione? Siamo già a 5 partite e siamo ancora così in ritardo? Non posso accettarlo, non posso accettarlo. Quindi se c'è stato un problema di preparazione si prenderanno le responsabilità anche chi ha fatto la preparazione, ma che a 5 giornate di campionato con 2 big match nel mezzo siamo ancora in queste condizioni qua. Per me c'è altro, non è solo condizione fisica, è più una cosa di testa che non si sblocca e qui bisognerà fare un lavoro importante. Non so se hai altro da aggiungere, Simo, se no vado in chiusura. No, guarda, vai pure in chiusura, dico solo che a fronte di questo e a fronte della gara che adesso ci arriva in faccia come un treno, che si chiama Bayern Monaco, sarà molto difficile uscirne a livello mentale. E qui devono mettercela i giocatori, l'allenatore, la società, tutti, tutta l'Inter. Se sei davvero una squadra forte, come dicono di essere, ce lo dimostrino, non dopo l'episodietto che funziona bene, ce lo dimostrino, tutto qua. Noi aspettiamo, fiduciosi, non fiduciosi, aspettiamo. Adesso la palla passa a loro, come peraltro è sempre ogni domenica. Umiltà, rimettiamoci con umiltà ragazzi, perché qui bisogna lavorare, non siamo campioni, e quindi bisogna lavorare, bisogna farlo più degli altri se vogliamo ritornare lassù, altrimenti abbiamo ribaltato le gerarchie per errori nostri. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con le nostre opinioni su questo brutto derby per 3-2, scrivetecelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci rivediamo poi ogni giorno in diretta alle 19:30 per commentare tutto.